Questa storia comincia così, con l'ultimo classificato della 35esima edizione della Maratona delle Dolomiti, che però è felice. It's very tough, it's very brutal, but I still manage it until the finish. But I enjoy it, very fun. Mi chiamo Federico e di professione faccio il filmmaker. Vi chiederete perché ho deciso di raccontare questa storia. Beh, principalmente perché è il mio lavoro, raccontare storie attraverso le immagini. E poi perché per tanti anni ho corso in bicicletta a livello agonistico. Ho sempre vissuto il ciclismo come la ricerca della performance, del risultato, della vittoria. E davvero non ho mai capito cosa ci trovasse la gente nell'andare piano. Arrivare ultimo significava fallire, quindi aver fatto tutta una serie di sacrifici, di allenamenti durante la stagione e aver mancato l'obiettivo. Quando ho cambiato vita e ho finito con le competizioni, ho iniziato a vedere lo sport in generale in una maniera molto diversa. Quando sei agonista hai sempre la testa sotto il manubrio, praticamente vedi solo l'asfalto e l'atleta davanti a te. E invece nelle mie uscite in bicicletta ho iniziato a alzare la testa dal manubrio, guardarmi intorno e godere di quello che vedevo, del paesaggio, della chiacchierata con l'amico e quindi diciamo che è cambiato qualcosa in me. Qualche anno fa ho avuto la fortuna di conoscere i ragazzi della Maratona delle Dolomiti e lì ho avuto una vera e propria folgorazione. Ho scoperto un vero e proprio mondo di appassionati a cui piaceva andare in bicicletta piano. I've been dreaming to come here for 20 years as a cyclist. So the Maratona Les Dolomites is a pilgrimage for most cyclists. This is why it's important to us. Doesn't matter if I finish within time, as long as I finish the entire event. This is why I ride. Nella maratona ci sono un sacco di cose bellissime da raccontare. Arrivi alla partenza all'alba, c'è il rumore degli elicotteri, l'aria frizzante, senti proprio la tensione della gara. Poi si parte e i ciclisti invadono la strada con questa marea di colori, salgono il Campolongo formando questo biscione lunghissimo, infinito, che è qualcosa di unico, incredibile. E poi si sale verso gli altri passi e inizia a mancare l'ossigeno e non si capisce se sia per l'altitudine o per lo spettacolo che le Dolomiti ti offrono. E poi trovi persone sconosciute tra loro che si aiutano, si danno manforte, si incoraggiano per raggiungere la vetta ed è qualcosa di davvero unico. E infine il rumore del fiato che si fa sempre più corto, la gente che grida a bordo strada e tanta allegria. Quello che però mi ha incuriosito di più sono gli atleti che lottano contro il fine corsa. Il fine corsa è una macchina che procede lenta ed inesorabile, sorpassando e mettendo fuori gara i corridori. Un po' come nel videogame di Pac-Man si mangia gli atleti ed è visto come un vero e proprio fallimento per chi è un agonista. Osservo questi lottatori contro il tempo massimo. Hanno una condizione atletica appena sufficiente. Un po' di pancetta, il pelo nelle gambe, una dotazione tecnica dannata.
vedo salire con facce stravolte, intenti a cercare ancora un dentino sul pacco Pignoni per tirare un po' il fiato. A questo punto cerco di capire cosa li spinga a fare una fatica del genere, sapendo benissimo che non vinceranno mai questa gara. Mario, che succede? Che succede, Mario? Crampi. Non fate disco di vai, Marco. Sì, qua la gara la fanno i primi 50, no? Gli altri 9000 pedalano per passione, divertimento. Quello che mi spinge a farla, nonostante sappia di non avere possibilità di vittoria, è proprio la bellezza di questi paesaggi che non ti fanno sentire la fatica, che quando ti dicono vai sulle Dolomiti a pedalare, non ti preoccupare se non hai allenamento, non senti la fatica, è vero, è reale. Ho finito le energie, ma arrivo in fondo. L'amore per il ciclismo mi spinge a fare una pazzia del genere. Quello che mi spinge a fare tutta questa fatica è solo un confronto con me stesso e cercare di far leggermente meglio dello scorso anno, nulla di più. Poi conta divertirsi, dai. Non siamo professionisti, quindi divertiamoci. E poi il ciclismo non è di chi vince, ma di chi fa fatica, magari sorridendo, dai. I'm doing it a fast five, it's me. It's me versus the gal. And I'm gonna win. I think we will win. Because we just take a small rest. I think we make a very good time. Ma penso che qualcosa vinciamo comunque avendo la possibilità di poterci guardare intorno mentre saliamo, mentre scendiamo, non dover stare sempre a testa bassa alla ricerca del tempo, della prestazione. Già questo penso che sia una vittoria per certi versi anche più grande forse di quella di chi appunto vince o chi la fa per vincere. My prize is my health. I ride for my good health. Ogni salita dura, durissima, però arrivati su solo il panorama ripaga tutte le fatiche che sono state fatte. So being able to stop on an event like this and look out of this and eat this is definitely a luxury. And it's the only reason we'll probably be able to finish today. Our win is to make a really nice memory together. Yeah, Yep. that is, I think, That's the win. unpayable prize, so to say. Yep. Yeah. Forse non vincerò la Maratona delle Dolomiti, però questo è il mio premio. Esatto, questo è un po' il mio premio. Penso che chi la vince se lo gode poco il paesaggio, quindi adesso io preferisco fermarmi in cima, guardarmi attorno. Divertimento e amicizia. E godersi E gli fatica. ultimi, arrivare ultimi e godersi tutta la maratona delle Dolomiti. Arrivare un pochino prima e non godersi la maratona, secondo me insomma non valeva la pena. Taking part is all that. No, it's winning that counts. No, no. Taking part is brilliant, and the scenery when you see it. Oh, you stop, take photos, you keep going. And it's just great, and everybody is so friendly, and the guys that work here, absolutely fantastic. Ultimi ma felici, l'abbiamo fatta tutti insieme, è stata bellissima. It's a cycling party. You see cycling everywhere. The people in the towns go out and give you force. Everyone is enjoying the atmosphere. That's you cannot live it anywhere else. The views are here all year. But this event, this energy is just today. So this is the main reason that we're here. Bye. Per me è arrivato il momento di trarre le conclusioni di quello che ho visto qua tra gli ultimi. Una volta non mi sarei mai preso il tempo di fermarmi in cima ad una salita per ammirare il paesaggio. Invece qui trovo persone che si fermano,
respirano profondo, sorseggiando un po' d'acqua o con un pezzo di strudel tra i denti, fanno chiacchiere e si godono il paesaggio. Si godono quindi un attimo che è qualcosa di unico e che forse vale di più di una vittoria. Un grande giornalista come Marco Pastonesi ha narrato le vicende di Luigi Malabrocca. Malabrocca era un ciclista professionista degli anni 40, che non era abbastanza forte per vincere, ma neanche così scarso per arrivare ultimo. Al Giro d'Italia si premiava la maglia nera, ossia l'ultimo classificato. E lui, pur di arrivare ultimo e vincere questa classifica, le provava tutte. Bussava alle case, si infilava nei bar, si confondeva nelle osterie. Si nascondeva nei silos, ingannando gli avversari che lottavano con lui per arrivare ultimo, dentro il tempo massimo. Ma siamo sicuri che l'abbia fatto solo per il premio? Viviamo in una società veloce, basata solo e soltanto sulla performance e sul raggiungimento degli obiettivi. Un vecchio saggio, vecchio forse come il mondo, diceva beati gli ultimi. E mi sa che aveva proprio ragione.